Ciao e benvenuto al nostro podcast di italiano. Che bello che oggi sei di nuovo con noi. Oggi parliamo di qualcosa che appare in ogni dialogo, la tua opinione. Sì, è davvero ovunque. Qualcuno ti chiede cosa ne pensi, oppure come lo trovi. E poi arriva il blocco. Esatto. Ed è interessante. Hai già un'opinione. Sai cosa pensi, ma in italiano non riesci a dirlo. Sì, proprio così. I pensieri ci sono, ma mancano le parole. E questo è il problema che oggi risolviamo. Avere un'opinione è una cosa, esprimerla in italiano è un'altra. E bisogna anche fare attenzione. A volte voglio dire qualcosa, ma voglio restare gentile. Ottimo punto. Ed è proprio un tema di oggi. Come esprimi la tua opinione chiara e diretta? E come la dici se non sei d'accordo senza sembrare scortese? Questa è una distinzione importante. Esatto. In Italia la comunicazione diretta esiste. Le persone dicono ciò che pensano, ma ci sono comunque modi per dirlo con gentilezza. E oggi impari proprio questo, dire ciò che pensi davvero. In italiano, chiaro, diretto e naturale. Ne ho proprio bisogno. Benissimo, ma prima di iniziare una cosa veloce. Abbiamo scritto il nostro primo libro. Parla di brevi storie della vita quotidiana in Italia, dialoghi tra persone vere, opinioni, discussioni, reazioni, proprio quello che impari oggi. Con un acquisto sostieni molto questo podcast e ci aiuti a creare altri contenuti simili. Grazie mille per questo. Il link è nei commenti. Ora partiamo, perché oggi dici ciò che pensi davvero, in italiano. Sono curiosa. Perfetto. Allora entriamo nel primo capitolo. Bene, iniziamo subito. E parto con la domanda più importante. Come dici in italiano che qualcosa è la tua opinione, non un fatto, ma un pensiero personale? Sì, è importante, perché opinione e fatto sono diversi. Esatto. E ci sono alcune frasi introduttive semplici che puoi usare sempre. La più importante è penso che. Per esempio, penso che sia una buona idea. Penso che sia una buona idea. Ottimo. Oppure penso sia una buona idea. Senza che. Entrambe funzionano. Penso sia una buona idea. Perfetto. Poi c'è credo che. Suona un po' più morbido di penso. Credo che sia difficile. Molto bene. E trovo che si usa spesso in italiano. Trovo che sia davvero interessante. Perfetto. E un'altra variante molto naturale. Secondo me significa nella mia opinione. Secondo me non è corretto. Benissimo. Suona un po' più formale, ma è una frase forte. Quindi ora ho già 4 inizi diversi. Penso, credo, trovo e secondo me. Esatto. E puoi usarli tutti, a seconda della situazione e del tuo sentimento. Ti do ancora qualche esempio, così vedi quanto suona naturale. Penso che oggi il tempo peggiorerà. Credo che sia una buona decisione. Trovo che dovremmo farlo in modo diverso. Secondo me è troppo complicato. Trovo che dovremmo farlo in modo diverso. Molto bene. È una frase che puoi usare in molte situazioni. Al lavoro, con gli amici, nelle discussioni. Ora facciamo un piccolo esercizio. Ripetete tutti ad alta voce. Di, penso che sia una buona idea. Penso che sia una buona idea. Ora, credo che non sia vero. Credo che non sia vero. Ora, trovo che sia molto interessante. Trovo che sia molto interessante. Ora, secondo me è troppo facile. Secondo me è troppo facile. Molto bene. Questi sono i tuoi 4 inizi di opinione.
semplici, chiari e subito utilizzabili. Mi accorgo già che posso dire molto di più di prima. Esatto. E questo è solo l'inizio. Nel prossimo capitolo vediamo come si concorda e come si contraddice. Perché esprimere un'opinione è una cosa, rispondere all'opinione degli altri è un'altra. Sì, questo è spesso più difficile, soprattutto quando non sono d'accordo. È proprio quello che faremo dopo. Bene, ora arriviamo a una parte molto importante. Come reagisci all'opinione degli altri? Come dici che sei d'accordo? E come dici che non sei d'accordo? Sì? Nelle conversazioni è sempre un argomento. Qualcuno dice qualcosa e io voglio o concordare o contraddire, ma non so come farlo. Per questo ci sono frasi molto semplici. Iniziamo con l'accordo, cioè quando sei della stessa opinione. La frase più semplice è hai ragione. Significa sono d'accordo con te. Hai ragione. Molto bene. Oppure la vedo proprio così. Suona un po' più forte. Dici che sei completamente d'accordo. La vedo proprio così? Perfetto. E un'altra frase molto naturale. Sì, penso esattamente lo stesso. Sì, penso esattamente lo stesso. Molto bene. O più corto. È vero. Oppure semplicemente sì, è vero. È vero. Perfetto. Queste sono le tue frasi di accordo, corte, chiare e gentili. E ora passiamo alla parte più difficile. Come contraddici? Come dici che non sei d'accordo, senza sembrare scortese? Sì, è davvero difficile. Non voglio sembrare arrogante, ma voglio anche essere sincera. Per questo c'è una strategia semplice. Per prima cosa, riconosci l'opinione dell'altra persona e poi dici la tua. Quindi prima ascoltare, poi parlare. Esatto. E usi una frase ponte, una frase che sta tra le due opinioni. Per esempio, capisco cosa intendi, ma la vedo diversamente. Capisco cosa intendi, ma la vedo diversamente. Molto bene. Oppure, questo è un buon punto, ma penso che... Questo è un buon punto, ma penso che non sia così semplice. Perfetto. Oppure, ancora più delicato, non sono del tutto sicuro di vederla così. Non sono del tutto sicura di vederla così. Molto bene. È un modo molto cortese di contraddire. Dubbi, ma non combatti. Sembra molto più gentile che dire semplicemente no. Esatto. E un'altra frase molto utile. La pensi davvero così? È una controdomanda. Dubbi senza contraddire direttamente. La pensi davvero così? Perfetto. Apre una discussione senza creare conflitto. Ora facciamo un piccolo dialogo. Io dico un'opinione, tu reagisci. Penso che sia importante studiare italiano ogni giorno. Hai ragione, ma trovo che la qualità sia più importante della quantità. È un buon punto, ma secondo me la regolarità è la chiave. Capisco cosa intendi, ma non sono del tutto sicura di vederla così. Molto bene. Questo è un vero scambio di opinioni. Entrambi parlano, entrambi ascoltano. Nessuno è scortese. Sembra una vera conversazione. Esatto. Ed è questo l'obiettivo, non litigare, ma scambiarsi. Nel prossimo capitolo vediamo come motivare la tua opinione, perché un'opinione senza motivo suona debole. Sì. Bisogna anche saper spiegare perché si pensa così. È proprio quello che faremo dopo. Fermati un attimo. Hai notato quanto italiano hai appena capito? Non è un caso. Le storie sono il modo più veloce per imparare una lingua. Ho riempito un intero libro di storie. Guarda nei commenti. E ora buon divertimento con il resto del video. Bene. Ora arriviamo a un punto che rende forte la tua opinione, la motivazione.
Perché pensi così? Qual è il motivo della tua opinione? Sì? Se dico solo mi piace, suona un po' vuoto. Esatto. Un'opinione senza motivo è come una casa senza fondamenta. Sta in piedi, ma non è stabile. È una buona immagine. E la buona notizia è questa. Motivare in italiano è facile. Ti serve solo una parola. Perché? Perché? Esatto. Perché collega la tua opinione al motivo. Per esempio, trovo che sia importante perché aiuta nella vita quotidiana. Trovo che sia importante. Perché aiuta nella vita quotidiana. Molto bene. Oppure, penso che sia una buona idea perché è semplice e chiara. Penso che sia una buona idea. Perché è semplice e chiara. Perfetto. Vedi quanto suona più forte. Non dici solo cosa pensi. Spieghi anche perché. Sì, suona più convincente. Esatto. E puoi usarlo per quasi ogni opinione. Ti do qualche esempio dalla vita quotidiana. Trovo che si debba parlare più italiano, perché solo parlando si migliora davvero. Trovo che si debba parlare più italiano. Perché solo parlando si migliora davvero. Molto bene. Oppure, secondo me è troppo caro, perché si può avere a un prezzo più basso. Secondo me è troppo caro. Perché si può avere a un prezzo più basso. Perfetto. Altro esempio. Credo che sia importante fare pause, perché altrimenti ci si stanca in fretta. Credo che sia importante fare pause, perché altrimenti ci si stanca in fretta. Molto bene. Queste sono frasi reali, opinione più motivo, corte e chiare. E ora un'altra parola di collegamento. Per questo. Significa per questa ragione o quindi. Per questo. Esatto. Puoi dire trovo che sia importante. Per questo lo faccio ogni giorno. Trovo che sia importante. Per questo lo faccio ogni giorno. Molto bene. Oppure credo che sia difficile. Per questo serve più pratica. Credo che sia difficile. Per questo serve più pratica. Perfetto. Vedi la differenza con perché. Perché sta nel mezzo della frase. Per questo inizia la seconda frase. Ah, è una differenza importante. Esatto. Entrambe le parole ti aiutano a motivare la tua opinione. Ora facciamo un esercizio. Ripetete tutti ad alta voce. Trovo che sia interessante perché mi aiuta davvero. Trovo che sia interessante perché mi aiuta davvero. Ora, penso che sia troppo complicato. Per questo lo rendo più semplice. Penso che sia troppo complicato. Per questo lo rendo più semplice. Ora, secondo me è importante perché rende la vita quotidiana più facile. Secondo me è importante perché rende la vita quotidiana più facile. Molto bene. Queste sono opinioni forti e motivate. Mi accorgo che le mie frasi ora suonano molto più complete. Esatto. Perché non dici solo cosa pensi, ma anche perché. E questa è la differenza. Nel prossimo capitolo vedremo come rendere l'opinione più forte o più morbida. A volte sei molto sicuro, a volte meno. Sì, è vero. A volte dico qualcosa e non sono così sicura. È proprio quello che faremo dopo. Pausa breve. Capisci l'italiano davvero bene. Ma capire e parlare sono due mondi diversi. Stiamo creando un sistema unico di lingua di 30 giorni per persone come te, che vivono in Italia o vogliono viverci ma non osano ancora parlare. Niente grammatica noiosa, solo 15 minuti al giorno. Puoi già riservare il tuo posto e avere il 30% di sconto sul corso. Il link è in descrizione. Expatly, where speaking becomes living. Bene. Ora arriviamo a un punto che molti studenti ignorano. Quanto è forte la tua opinione? Sei molto sicuro? Oppure sei un po' insicuro? Questo è un buon punto.
Nella vita reale non sono sempre 100% convinta. Esatto. E questo si riflette nella lingua. I madrelingua usano molte parole per mostrare quanto sono sicuri o insicuri. Quindi sfumature. Esatto. E queste sfumature rendono il tuo italiano molto più naturale. Iniziamo con parole che rendono la tua opinione più forte, cioè quando sei molto convinto. Dici, sono assolutamente convinto che, oppure sono fermamente dell'opinione che, oppure sono sicuro che sia vero. Sono assolutamente convinta che questa sia la decisione giusta. Molto bene. Suona forte e sicuro di sé. E se sono meno sicura? Allora usi parole più morbide. Per esempio, credo, ma non ne sono del tutto sicuro. Oppure tendo a pensare che. Oppure ho la sensazione che. Ho la sensazione che questo non sia del tutto corretto. Molto bene. Suona riflessivo e sincero. E se davvero non ho un'opinione fissa? Allora dici, non ne sono così sicuro. Oppure è difficile da dire. Oppure la vedo così, ma potrei sbagliarmi. La vedo così, ma potrei sbagliarmi. Perfetto. È una frase molto onesta e umana. Dici la tua opinione, ma resti aperto. È in realtà un atteggiamento maturo. Esatto. E nelle vere conversazioni è molto prezioso. Nessuno sa tutto. Chi lo mostra ispira fiducia. Ora ti do ancora alcune parole importanti che puoi inserire nelle frasi per graduarle. Forse. Rende un'affermazione più morbida. Forse è la soluzione migliore. Forse è la soluzione migliore. Molto bene. Probabilmente. È un po' più forte di forse. Probabilmente funzionerà. Probabilmente funzionerà. Bene. In realtà. Significa in principio o normalmente. In realtà lo trovo buono. In realtà lo trovo buono. Molto bene. E a dire la verità. È un inizio molto naturale quando esprimi un'opinione diretta. A dire la verità non lo trovo così buono. A dire la verità non lo trovo così buono. Perfetto. Vedi come queste parole cambiano il tono. Forse suona aperto. Probabilmente suona abbastanza sicuro. In realtà suona riflessivo. E a dire la verità suona diretto. Sono davvero sfumature sottili. Esatto. E quando usi queste parole, il tuo italiano suona subito più naturale. I madrelingua le usano sempre. Ora facciamo un esercizio. Ripetete tutti ad alta voce. Di. Sono assolutamente convinto che sia giusto. Sono assolutamente convinta che sia giusto. Ora, ho la sensazione che questo non sia del tutto corretto. Ho la sensazione che questo non sia del tutto corretto. Ora, a dire la verità lo trovo un po' difficile. A dire la verità lo trovo un po' difficile. Ora, forse è una buona idea. Forse è una buona idea. Molto bene. Queste sfumature rendono la tua lingua viva. Mi accorgo che le mie opinioni ora suonano molto più dettagliate. Esatto. Perché non dici più solo trovo buono o trovo cattivo. Mostri come pensi davvero. Nel prossimo capitolo guarderemo conversazioni reali, discussioni su temi quotidiani, dove puoi usare davvero la tua opinione. Sì, questa è la prova. Posso applicare tutto in una vera conversazione? È proprio quello che facciamo ora. Bene. Adesso mettiamo tutto insieme. Niente più teoria. Ora parliamo di temi reali. E usi tutto ciò che hai imparato oggi. Ok, sono pronta. Ma sono un po' emozionata. È normale. Ed è un buon segno. Vuoi davvero provarci? Ti do alcuni temi tipici di tutti i giorni su cui le persone scambiano opinioni e li affrontiamo insieme. Il primo tema. È meglio vivere in città o in campagna? Oh, è una discussione classica. Esatto. Cosa ne pensi?
Trovo che la città abbia molti vantaggi, perché tutto è vicino e c'è sempre qualcosa da fare. Ma a dire la verità, a volte mi manca la calma della campagna. La vedo un po' diversamente. Secondo me, la vita in campagna è migliore per la salute, perché c'è più natura e meno stress. Questo è un buon punto, ma credo che dipenda anche da ciò che uno vuole nella vita. Hai ragione, è un fattore importante. Molto bene. Questo è un vero scambio naturale di opinioni. Hai espresso, motivato, concordato e aggiunto una nuova prospettiva. Mi accorgo che non servono poi così tante parole, ma le parole giuste. Esatto. E ora un secondo tema. I social media sono buoni o cattivi? Oh, su questo ho un'opinione chiara. Allora dilla. Penso che i social abbiano molti vantaggi, perché si può restare in contatto e ricevere molte informazioni. Ma sono fermamente convinta che si debba usarli con consapevolezza, perché possono anche far perdere molto tempo. Sono d'accordo con te. E aggiungerei che possono essere utili anche per imparare. Credo, per esempio, che si possano imparare bene le lingue in questo modo. La penso allo stesso modo. Io stessa ho imparato molto con video e podcast. Per questo sono qui. Perfetto. Vedi quanto suona naturale. Vi scambiate opinioni, siete d'accordo. Aggiungete qualcosa e nessuno litiga. È davvero diverso da come pensavo. Credevo che esprimere opinioni in italiano fosse in qualche modo rischioso. Capisco. Molti la pensano così. Ma la chiave è avere le espressioni giuste. Così un'opinione non diventa conflitto, diventa una conversazione. È una bella distinzione. Esatto. Opinione e conflitto sono due cose diverse. E oggi hai imparato come esprimere opinioni, non combattere. E ancora una frase finale per questo capitolo. Se sei in una conversazione e davvero non hai un'opinione, oppure se non conosci l'argomento, dici semplicemente: a dire la verità non ho ancora un'opinione fissa. Tu che ne pensi? A dire la verità, non ho ancora un'opinione fissa. Tu che ne pensi? Perfetto, è onesto, è aperto e dai la parola all'altra persona. È molto abile. In realtà è una soluzione molto elegante. Esatto. Perché non resti in silenzio, comunichi comunque e mostri interesse. E un'altra nota. Nel nostro programma di lingua esercitiamo proprio questo tipo di dialoghi, esprimere opinioni, reagire, discutere, in situazioni reali, non dal libro di testo. Se ti interessa, guarda pure nei commenti. Sembra il prossimo passo. Esatto. Allora passiamo alla chiusura. Sono pronta. Perfetto, andiamo alla fine. Bene, siamo alla fine di questa puntata. Oggi hai imparato molto. Non solo parole, ma anche un nuovo modo di pensare e parlare. Sì? Ora mi sento molto più sicura quando qualcuno chiede: cosa ne pensi? So come iniziare e come rispondere. Esatto, questo è l'obiettivo. Non un italiano perfetto, ma vera comunicazione. Facciamo un breve riepilogo. Nella prima parte hai imparato i 4 inizi più importanti. Penso che, credo che, trovo che e secondo me. Frasi semplici, chiare e subito utili. Queste 4 frasi cambiano davvero tutto. Poi abbiamo visto come rispondere alle opinioni. Puoi dire: hai ragione, oppure la vedo proprio così. Per dissentire di: capisco cosa intendi, ma la vedo diversamente. Oppure: non sono del tutto sicuro di vederla così. Queste frasi ponte sono davvero importanti. Perfetto. Poi abbiamo esercitato le motivazioni. Perché e per questo.
Un'opinione senza motivo è vuota. Con un motivo diventa forte e convincente. Trovo che sia importante perché nella vita reale fa davvero la differenza. Poi abbiamo imparato a graduare l'opinione. Con parole come forse, probabilmente, a dire la verità, in realtà, e con frasi come sono assolutamente convinto o ho la sensazione che. Le sfumature rendono la lingua umana. Ben detto. Alla fine abbiamo praticato conversazioni vere, città o campagna, social media. Hai usato tutto insieme. È stata la parte migliore, perché si vede che funziona davvero. Ora arriva il tuo compito. Per te e per tutti gli ascoltatori. Ok, sono pronta. Scegli oggi un tema su cui hai un'opinione, qualcosa della tua vita, lavoro, famiglia, una decisione. O qualcosa di leggero, cibo, viaggi, hobby. Poi formula la tua opinione in italiano, con una frase di inizio, con un motivo e magari con una sfumatura. Per esempio, trovo che viaggiare sia molto importante per la crescita personale, perché vedi e impari cose nuove. Perfetto, proprio così. Poi scrivi questa frase nei commenti. Vogliamo sapere cosa pensi, in italiano. È un bel compito, aiutala a esprimersi. Esatto. La lingua non è un monologo, è un dialogo. Ogni opinione che condividi è un passo in quella direzione. L'apprendimento non avviene solo qui nel podcast. Succede quando parli, quando condividi, quando ti mostri. Se vuoi davvero parlare italiano, non solo studiare grammatica. Vuoi conversazioni vere, opinioni e discussioni. Allora guarda il nostro programma di lingua. Il link è nei commenti. Questo è il prossimo passo per chi vuole davvero parlare. Perfetto. Ti ringrazio di essere stato con noi oggi. Ricorda, hai un'opinione, hai pensieri, hai una voce. Ora hai anche le parole. Usale. Grazie a te, Pietro. Oggi è stato davvero potente. Con piacere. Ci sentiamo alla prossima. Alla prossima. Arrivederci. L'hai fatto molto bene. Ora il prossimo passo è parlare con sicurezza. Prenota il tuo posto nel corso di 30 giorni e ottieni il 30% di sconto. Link in descrizione. Alla prossima!